Oggi sono gasatissimo perché questo video è in collaborazione con JP Fans, un sito davvero interessante che mi ha dato la possibilità di scegliere e ordinare direttamente dal Giappone alcuni prodotti di Hokuto no Ken. Quindi oggi spacchettiamo tutto insieme e vi porto un bel unboxing qui sul canale. Benvenuti su Okutokai. Prima di iniziare vi presento lo sponsor di questo video, JP Fans. JP Fans è una piattaforma che permette di acquistare prodotti direttamente dal Giappone in modo semplice per noi poveri stranieri, soprattutto da marketplace come Mercari che spesso non spediscono all'estero. Una collaborazione che è perfetta per me perché già da diversi anni usavo piattaforme simili per acquistare gli oggetti della mia collezione. Quindi durante l'unboxing, oltre a farvi vedere cosa ho acquistato, vi racconterò anche com'è andata tutta l'esperienza. Non ci resta che aprire questo bel pacco e vedere cosa ho comprato. Apriamolo subito. Ok, l'imballaggio sembra ben fatto, la scatola è bella solida, quindi cosa molto importante, soprattutto per oggetti da collezione, che è facile che si rovinino, quindi mi sembra che l'inizio sia positivo. Infatti possiamo vedere che c'è del pluriball dentro, ecco qua 2 fogli ancora, ottimo, ottimo, ottimo. Ecco qua, bello pesante. Primo oggetto è questo qui, ecco qua, Hokuto Muso per PlayStation 3, il Treasure Box, un gioco che sicuramente non ha bisogno di presentazioni, infatti è arrivato anche in Italia nel 2010 con il titolo Fist of the North Star Ken's Rage, sia per PlayStation 3 che per Xbox 360. Quindi giusto per darvi qualche info mentre spacchetto, è un gioco che è stato sviluppato da Koei Tecmo e il gameplay è quello classico in stile Dynasty Warriors. La storia ripercorre i momenti principali della prima serie di Hokuto no Ken fino allo scontro con Rao, ma ve ne parlerò in dettaglio in un video futuro, quindi rimanete sintonizzati. Vediamo, ecco qua. E voilà, la scatola direi che è in buone condizioni, un po' ammaccata qui, ma credo sia normale. Comunque veramente in perfette condizioni. Io in realtà questo Treasure Box già l'avevo comprato proprio all'epoca quando è uscito il gioco, ma con mia sorpresa 2 anni fa, quando ero tornato in Italia a trovare la mia famiglia, era scomparso dalla mia stanza. E non è l'unica cosa che mi è sparita dalla mia collezione. Ah vabbè, purtroppo è andata così, quindi ho preferito ricomprarlo. Togliamo la sleeve perché il Treasure Box ha delle cose particolari all'interno. Siamo alla fine del XX secolo. Come potete vedere c'è un libro, il gioco e altre cose, quindi diamo un'occhiata veloce prima il Visual Storybook, che presenta i personaggi, delle illustrazioni, tutte le schede. Nuovissimo ragazzi, è perfetto, secondo me non è mai stato aperto. Guardate. Bello. Tutti i personaggi, le illustrazioni, con un po' di storia. Fatto davvero bene. Mi sarebbe piaciuto se ci fossero stati i concept art disegnati, purtroppo però non ci stanno. E questo era il Visual Story Book. Poi all'interno abbiamo ovviamente il gioco, che con il suo libretto, le sue pubblicità tutte giapponesi, addirittura qua pubblicità anche di Comic Bunch, Hokuto no Ken, il manuale e il gioco. Il CD musicale con la soundtrack, chissà, magari qualcuna lo userò anche per i miei video, perché no? E poi questo qua, che è molto particolare, è una sveglia con le voci registrate di Ken.
Octomusou Character Voice Clock. Ah, non male, proprio ben fatta. Oh, addirittura ci stanno le batterie. Proviamola, dai. Ecco qua, vediamo come funziona. Si può scegliere fra la voce di Lin, Kenshiro e Rao. Ecco qua. Proviamo Lin. Mettiamo Rao. Bello, mi è piaciuto, non me lo ricordavo. E inoltre c'era questo qui, porta biglietti da visita. Sapete che in Giappone sono importantissimi i biglietti da visita, quindi qui sì, potete metterli all'interno e portarli sempre con voi. Passiamo al secondo, rimaniamo proprio sul tema, e infatti ho preso Shin Octomusou, ovvero la seconda parte, sempre per PlayStation 3. Questo non l'ho mai avuto. Anche questo è una Treasure Box, è uscito in Italia come Fist of the North Star Ken's Rage 2, uscito nel dicembre del 2012 in Giappone, mentre da noi è arrivato nel febbraio del 2013, quindi diciamo quasi 3 anni dopo l'uscita del primo. Questo gioco non è proprio un sequel in senso stretto, ma a differenza del primo che raccontava solo la prima serie, questo include anche la seconda, quindi dalla prima serie fino a tutta la seconda serie, ma esattamente come il primo riprende le stesse meccaniche della serie Dynasty Warriors. Questo, ragazzi, è davvero sigillato, mai aperto. Curioso, veramente. Ecco qua. Ah, che carino. Quindi, come al solito, abbiamo il gioco sigillato. Anche questo non lo apro, ragazzi, ma comunque ci saranno le stesse cose, manuale, qualche pubblicità. È tutto. Di nuovo l'original soundtrack, bello. All'interno, oh, più cose ci stanno qui. Allora, abbiamo questo qui che è una figure, che in realtà è una chiavetta USB di 4 giga. Bello. Carinissima. Pubblicità. Bello. Figurine di tutti i personaggi. Poi abbiamo un calendario del 2013, ovviamente, un calendario che una volta finito puoi ritagliare e fare delle cartoline. Carino, interessante anche questo. E proprio come il primo abbiamo il Visual Story Book. Anche questo con i personaggi, illustrazioni varie. Un po' ripercorre tutta la storia del gioco. Qua i personaggi della seconda serie. Bello questo Ken in lacrime. Interessante, bello. Ecco qua, e questo era il Visual Story Book. Il prossimo acquisto è un altro Weekly Shonen Jump. Questo è del 1984 e l'ho preso perché insieme a tutti i personaggi presenti all'interno di questo numero c'è anche Ken e sono tutti vestiti col kimono perché è quello dell'anno nuovo e quindi è come se andassero al tempio a pregare, immagino. Vedere Ken in kimono comunque non è una cosa di tutti i giorni. Sempre più vicino a completare tutti i Weekly Shonen Jump che hanno in copertina Ken. In realtà quelli dedicati solamente a Ken li ho tutti, ma me ne mancano alcuni dove Ken compare piccolino insieme agli altri oppure in un angolo della copertina.
all'interno calendario di Kinnikuman e poi pagina a colori. Oh, qua si vedono degli shikishi originali addirittura, e c'è uno di Tetsuhara. Mai visto uno shikishi di quest'epoca qui, che meraviglia. Vediamo che storia c'è di Ken qui. Ken contro il colonnello, bellissimo, bellissimo, che però non finisce e arriva fino a qui. Ecco qua, e questo era Shonen Jump del 1984. Altro piccolo acquisto è invece questa busta vintage, anche questa di Shonen Jump. Non so come si poteva ricevere all'epoca, ma è proprio una busta di plastica, quella per la spesa, dedicata a Ken. Stupenda. Che in realtà sembra annunciare l'arrivo dell'anime, quindi è molto interessante. Bello, bello, mi piacciono questi oggettini, carinissimo anche questo. Ma il pezzo forte di questo acquisto è sicuramente... Prima di andare avanti, lasciatemi spiegare come funziona il processo d'acquisto. Il processo di acquisto è davvero semplice. Prima di tutto potete selezionare la lingua italiana, e non è una traduzione fatta male tipo Google Translate in automatico, ma è proprio integrata nel sito, ed è una cosa super importante perché so che molti si bloccano appena vedono tutto in inglese. Poi cercate il prodotto direttamente dal sito o dall'app, che sono fatti davvero bene, molto intuitivi. Potete cercare sia usando caratteri occidentali sia in giapponese. Io personalmente consiglio il giapponese perché i risultati sono molto più completi. Se non sapete come scrivere qualcosa, basta una ricerca veloce su Google, oppure potete farvelo scrivere da ChatGPT. Una volta avviata la ricerca vi troverete una vasta selezione di oggetti a disposizione. Una volta trovato quello che vi interessa, potete acquistarlo dai vari store disponibili. In pratica ci sono sia negozi veri e propri, sia negozi di usato, oppure venditori privati che mettono in vendita i loro oggetti, un po' come succede anche in Italia su eBay e altri siti simili. Ma è tutto chiaramente indicato negli annunci, e soprattutto sono tutti compralo subito, quindi niente aste o sbattimenti vari, o almeno al momento, perché presto integreranno anche Yahoo Auction, il sito di aste giapponese per eccellenza. Ma torniamo all'acquisto. Aggiungete quindi l'oggetto al carrello. A quel punto JP Fans compra l'oggetto per voi in automatico, lo riceve nei suoi magazzini, e se lo desiderate, a soli 300 yen, 1,60 € più o meno, la tariffa più bassa rispetto alla concorrenza, potrete ottenere un controllo qualità con foto dell'articolo e supporto post vendita in caso di eventuali problemi. Infine scegliete il metodo di spedizione che preferite tra quelli disponibili e il gioco è fatto, il pacco arriva direttamente a casa vostra. In più sulla homepage di JP Fans trovate anche coupon extra per Mercari con sconti fino al 50%, quindi è un ottimo modo per risparmiare. E se vi registrate tramite il link che trovate nella mia bio in descrizione di questo video, potete ottenere 8 coupon per un valore totale di $86. Una cosa di cui dovete assolutamente tenere conto però è la dogana. Su questo JP Fans e altri siti simili purtroppo non può farci niente, quindi mettete in conto che le spese doganali possono sempre saltare fuori. Il consiglio che posso darvi è di stare attenti a quanto spendete in un unico ordine, sia per non ritrovarvi pacchi troppo pesanti che fanno salire il prezzo delle spese di spedizione, sia per cercare di limitare il quanto più possibile i dazi doganali. Io vivo in Inghilterra e per fortuna raramente ho avuto problemi da questo punto di vista, però so che in Italia sono molto più rigidi, quindi occhio davvero. Detto questo, però, spesso gli oggetti dai siti giapponesi costano comunque molto meno rispetto all'Italia, e anche aggiungendo spedizione e dogana nella maggior parte dei casi conviene lo stesso.
soprattutto poi se state cercando qualcosa di veramente raro. Però è giusto che io ve lo faccia presente per non avere poi brutte sorprese una volta che il pacco arrivi in Italia. E adesso torniamo all'unboxing. Questa figure qua, la Bandai Spirit Banpresto di Kenshiro della linea Grandista, che è uscita proprio lo scorso mese in Giappone e che invece potete trovare in preordine anche dai siti online in Italia. Figure che in Giappone non è possibile comprare ufficialmente, ma bisogna prenderla direttamente dalle crane machine, ovvero le macchinette con l'artiglio per intenderci, quelle che in Giappone chiamano UFO Catcher. Che poi in realtà in Giappone non è che ci sta solo questa tipologia che conosciamo anche noi, ma diverse varianti. Intendo ufficialmente è possibile prenderle solo da lì perché in realtà poi di rivendita ne trovi quante ne vuoi e infatti se utilizzate JP Funds e andate su Mercari o altri negozi disponibili, di questa figure ne trovate a centinaia con prezzi veramente ridicoli. Ma apriamola e vediamo com'è in realtà questa figure, che sono curioso anch'io. Ecco qui, la figure qui. Ecco qui, sul fronte abbiamo questo Ken fino alle cosce, sul lato c'è il profilo, poi sul retro abbiamo ovviamente tutte le scritte del caso con indirizzi e sul lato sinistro invece abbiamo la figura per intero. Vediamo se la figura è bella tanto quanto le immagini. Tagliamo. Ecco qua. Faccio così meglio. Ecco qua. Ecco qua, finalmente libera. È fatta in 3 pezzi, gambe, torso e base. Vi dirò ragazzi, dal vivo è anche meglio di quello che sembra in foto, quindi mi ha stupito piacevolmente, devo dire. Uniamo le gambe al busto, eccola qua. Bella pesante anche. È alta 26 cm e in PVC, non profuma particolarmente. Vediamo la basina. Mettiamo qua. La base non è proprio piatta come dovrebbe essere, ma quando la metti giù c'è un po' di gioco. Ma comunque, ragazzi, come dicevo prima, è meglio di quello che pensavo. Ora, le applicazioni di colore sono veramente minime. C'è veramente un leggero aerografo qua e là che diciamo fa uscire leggermente i muscoli, però devo dire la scultura è ben fatta, i muscoli sono ben realizzati, guardate l'anatomia. Ora, magari le proporzioni non sono delle migliori, infatti la testa è piccolina, le braccia sono molto grandi e anche le mani, però dal vivo è meno sproporzionato di quello che sembra in foto. L'addome mi sembrava molto più lungo, e invece vedendola così dal vivo non sembra così sproporzionata, solo la testa leggermente piccola, ma i dettagli e tutto ci stanno e sinceramente mi piace molto più di quello che avrei pensato. I capelli ricordano molto quelli del nuovo anime di Ken, ma infatti la figure è fatta per promuovere l'anime. I dettagli del viso sono stampati e sono anche loro meglio di come appaiono in foto, che in genere sembra avere degli occhi troppo carini per Ken e invece a occhio nudo, occhio umano, visto così, non disturbano affatto. Questa figure con una colorazione migliore potrebbe essere anche meglio di quello che appare così com'è. Ragazzi, mi ha sorpreso, questa figure è meglio di quello che pensavo. Quindi mea culpa se ne ho parlato male precedentemente, perché veramente merita. In preordine in realtà c'è anche già Rei, che sarà la seconda figure della linea, ma non l'ultima. Rei, devo dire, è anche superiore alla figure di Ken come scultura, o almeno dalle foto così sembrerebbe, quindi non vedo l'ora di vedere anche Rei, che sicuramente prenderò, perché sinceramente mi ha colpito più di quanto pensassi. Ma questa non è l'unica figure che ho preso, infatti ne ho preso anche una seconda uguale, che però
regalerò a uno di voi. Ancora non so come, ma farò un piccolo concorsino che vi permetterà di vincerla e ve la spedirò direttamente a casa. Quindi ragazzi, spero che questo sia una cosa gradita e ricordatevi di iscrivermi un metodo che secondo voi è valido. E questo era tutto quello che sono riuscito a prendere grazie a JP Funds per questo giro di shopping direttamente dal Giappone. Come avete visto, l'esperienza è stata davvero semplice, dalla ricerca dei prodotti fino alla consegna a casa tutto è abbastanza immediato anche per chi non ha mai usato servizi di questo tipo. Il fatto di poter comprare da Mercari e altri siti giapponesi senza complicazione è sicuramente il punto forte della piattaforma. Ovviamente bisogna sempre tenere in conto la questione dogana e le spese di spedizione, quindi il consiglio è quello di fare ordini intelligenti, magari evitando di accumulare troppa roba tutta assieme, però dall'altra parte il vantaggio è enorme. Si riescono a trovare infatti pezzi rari, limited edition e prodotti che in Europa spesso non arrivano proprio, e vi dirò, anche andando in Giappone è molto probabile che non le troverete comunque. Oppure quelle poche cose che riuscirete a trovare avranno dei prezzi sicuramente elevati, perché ormai il Giappone è invaso da stranieri, soprattutto americani, e quindi i prezzi negli anni sono lievitati senza dubbio. Quindi se siete appassionati di Hokuto no Ken, Ken il guerriero, e vi piace collezionare materiale dedicato come me, o semplicemente volete acquistare prodotti dal Giappone, JP Funds secondo me è uno strumento davvero utile da tenere d'occhio. Vi ricordo ancora di usare il mio link per ottenere ulteriori sconti che trovate nella mia bio o nella descrizione di questo video, e non mi resta quindi che augurarvi buoni acquisti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un hype, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti. E se volete supportarmi ancora di più, considerate di abbonarvi. Il vostro supporto è fondamentale per la crescita di questo canale. Grazie mille. Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono questi video unboxing e se ne volete vedere altri. Se invece volete fare un tuffo nel passato con l'anime storico o dare un'occhiata alle mie recensioni sul nuovo anime, cliccate sui video qui accanto. Io sono Pietro e questo è Hokuto Kai, e ricordatevi, tu sei già iscritto, solo che ancora non lo sai. Alla prossima!